Benvenuti in Sicilia! Oggi entriamo nel cuore della pasticceria isolana per preparare il re indiscusso dei dolci, ovvero il cannolo siciliano. Scorza croccante, ripieno cremoso e tutto il profumo della mia terra. E allora che dite, siete pronti a prepararli insieme a me? Allora lasciate i grembiuli che iniziamo subito a prepararli. Tempo è servito. Allora, iniziamo con la preparazione dell'impasto per la scorza dei nostri cannoli siciliani. Quindi in una ciotola inseriamo 350 g di farina 00, insieme a 40 g di zucchero, un pizzico di sale e 45 g di strutto. Successivamente inseriamo 6 g di cacao amaro setacciandolo e iniziamo a sabbiare il composto. Quando il nostro composto avrà raggiunto la consistenza sabbiosa, allora sarà pronto. E quindi iniziamo ad inserire la componente liquida. Iniziamo con un uovo, un po' di estratto di vaniglia, 60 g di marsala oppure del vino e 40 g di aceto di vino bianco. E iniziamo ad impastare. Dobbiamo ottenere un panetto dalla consistenza liscia e compatta. L'impasto andrà lavorato almeno per una decina di minuti, dovrà diventare bello liscio. E una volta ottenuto il nostro panetto bello liscio e compatto, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo riponiamo in frigo per almeno 2 ore. Mi raccomando, il riposo in frigorifero non va sottovalutato. Lasciatelo riposare appunto almeno 2 ore, in modo da permettere al glutine che è presente nel nostro impasto di rilassarsi. Questo permetterà la formazione delle famose bolle poi in cottura. E nel frattempo prepariamo la crema di ricotta. Ci servirà 700 g di ricotta di pecora, che dovrà essere mescolata. Io l'ho lasciata tutta la notte con un setaccio. La trasferiamo all'interno di una ciotola e inseriamo 210 g di zucchero. E mescoliamo il tutto fino a quando lo zucchero non si sia completamente incorporato alla ricotta. Allora, non so se dai microfoni riuscite a sentirlo, ma c'è un fastidioso rumore di sottofondo, come se c'è qualcuno che russa. Vi assicuro che non c'è nessun cameraman che si è addormentato, ma vi faccio vedere di chi si tratta. Venite con me. Lei è la colpevole. E ora che abbiamo risolto il mistero dei rumori fastidiosi, ritorniamo alla nostra ricetta. Quando lo zucchero si sarà completamente incorporato alla ricotta, allora la possiamo setacciare. Prendiamo una piccola quantità di ricotta, la mettiamo in un setaccio e servendoci di una spatola iniziamo a schiacciare. Ripetiamo il procedimento fino a setacciare tutta la ricotta. Una volta setacciata la ricotta vedete che è bella liscia. Se volete un risultato ancora più liscio potete setacciarla una seconda volta, ma per il cannolo di solito si lascia una ricotta più grezza. E ora che la nostra crema di ricotta è pronta non ci resta che inserire 80 g di gocce di cioccolato fondente, ma vi consiglio di non inserirle subito, ma di inserirle poco prima di riempire i cannoli, perché le gocce di cioccolato, se le inseriamo troppo in anticipo nella ricotta, rischieranno di sciogliersi macchiando la ricotta e rendendola di aspetto poco gradevole. Quindi mettetela proprio pochi minuti prima di riempire i cannoli. Quindi noi per adesso le mettiamo da parte e le inseriremo dopo. Trascorse un paio di ore prendiamo nuovamente il nostro impasto e lo stendiamo. La stendiamo con uno spessore di circa 2 mm. Prima impostiamo la macchina con uno spessore più grande, io in questo caso sto utilizzando il numero 8, e poi via via lo andiamo a ridurre fino ad arrivare a 2 mm.
Una volta steso il nostro impasto e raggiunti 2 mm, ci fermiamo e prendiamo un coppapasta di circa 10 cm e andiamo a ricavare dei cerchi di pasta che andiamo a mettere da parte. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. Una volta creati tutti i nostri dischi di pasta siamo pronti per dare forma ai nostri cannoli. Per farli ci occorreranno degli aggeggi di questo tipo, che sono dei tubicini in metallo che servono proprio per fare i cannoli e li trovate nei negozi di pasticceria o anche online. Prendiamo il nostro disco di pasta, al centro mettiamo il tubicino in metallo, in una estremità bagneremo con un po' di albume, dopodiché chiudiamo in questo modo. E questo è il primo cannolo, che è pronto per la frittura e lo mettiamo da parte. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. Una volta preparati tutti ci trasferiamo ai fornelli per friggerli. Tradizionalmente si friggono nello strutto, ma io in questo caso utilizzerò dell'olio di semi. Aspettiamo che l'olio raggiunga i 170 gradi, dopodiché gettiamo giù i cannoli e li lasciamo friggere per circa 2-3 minuti. Dopodiché li tiriamo fuori e li mettiamo in un vassoio con carta assorbente. Quando le scorze dei nostri cannoli si saranno intiepidite, possiamo togliere i cilindri. Mi raccomando, toglieteli quando sono ancora tiepidi, perché se lo fate quando saranno completamente freddi sarà difficile questa operazione. Dopo aver preparato tutte le scorze dei nostri cannoli andiamo a riprendere la nostra crema di ricotta, dove dobbiamo aggiungere adesso le gocce di cioccolato. E diamo una mescolata. Trasferiamo poi la crema di ricotta in un sacco a poche e riempiamo i nostri cannoli. Poi a me piace inserire un po' di scorza d'arancia candita. E per finire metto un po' di zucchero a velo. E adesso i nostri cannoli siciliani sono pronti per essere gustati. Pronto? È servito!